ritrovati su questo canale, ragazzi. Questo video è un video di emozione pura perché sono riuscito a raggiungere un obiettivo che mi ero prefisso nell'ultimo anno e mezzo, perché ho iniziato a fare la pesca vera al surf casting. Io di solito facevo la pesca al fondo, la pesca che si fa nel periodo estivo, primaverile e inizio autunnale, soprattutto dedicato alle mormore e alle orate che dove pesco io nel Medio Adriatico da riva non raggiungono mai grandi dimensioni, quindi non è quella pesca che vi lascia proprio soddisfatti, perché le mormore crescono sì, ma fino a 4 etti, mezzo chilo, e le orate altrettanto, quindi volevo quel qualcosa in più. E insieme a Francesco e a William, che mi hanno accompagnato in queste avventure che sono state molto spesso disastrose, abbiamo provato a fare la pesca vera con mare mosso o comunque mare scaduta, alla ricerca di un pesce importante, perché d'inverno si sa, se uno pesca a fondo, soprattutto con esche importanti, cicce, bei vermi interi, se esce un pesce è un pesce importante, è quello giusto. Una volta però Fra è riuscito a prendere una piccola spigoletta che ci ha dato la carica per continuare e per dire: dai, proviamoci, insistiamo, prima o poi arriverà il pesce importante. Poi c'è stato il lockdown a marzo, quindi si è fermato tutto, ovviamente c'è stata di nuovo la bella stagione ed è ritornato a fine 2020 il freddo e le mareggiate, quindi lì ci abbiamo dato dentro, ma i cappotti sono stati sempre tanti. Tra l'altro un giorno ho provato a fare una pescata in solitaria dopo che la mattina avevo pescato con Fra e William, avevo dei vermi avanzati e quindi ho detto bah, finiamo i vermi, e mi sono portato ovviamente anche le sarde, perché come voi sapete il grongo è un pesce che è presente dove pesco io e è un pesce che mi fa scappottare spesso e volentieri, quindi lo adoro per questo, anche se come vedrete in una occasione avrei preferito non fosse grongo. Non so se lo avete capito, ma io sono uno che non molla. La giornata è sempre la stessa, ma ho cambiato spot perché devo finire i vermi e voglio buttare via una giornata di pesca continuando a pescare a fondo a dicembre, sperando di prendere qualcosa. Quindi ora rimonto tutto da capo e spero di scappottare stavolta. O la va o la spacca. Metto anche una terza canna con la sarda, almeno scappotto con un grongo in caso. Utilizzo il fluorocarbon amato 041 e una Moa Aberdeen. Vai anche con la sarda. Ci mettiamo un americano che non finisce più qua. Guardate che bello, questo lo deve mangiare una spigolona. Chiudo ora. C'è pesce, pesce, che sarà? Col coreano? Speriamo di non perderlo. Dai, non ti slamare. Non ti slamare. Che è? Un'anguilla? No. Un grongo minuscolo. Ah, ragazzi. Un grongo preso. Col coreano. Vaffanculo, cazzo. Speravo tanto in qualcos'altro. Ecco cosa produce una giornata intera di pesca in Adriatico. Un micro grongo sul finale col coreano. Pensate un po'. Però la pesca è questa e oggi ho scappottato, dai. Mamma mia, assurdo. Rilasciamolo. Vai. Peccato, ragazzi. Oh! Anche qua mi ha mangiato, anche qua. È un grongo sicuro. Con la sarda. C'è. Eh sì, è lui. Questo è più grosso. La chiudiamo coi gronghi. La chiudiamo coi gronghi. 2 in un minuto. Si sono attivati. Eccolo qua, un po' più grosso. Ha mangiato stavolta sulla sarda,
Tra l'altro ho pure poche sarde. Che faccio? Mettiamo un pezzettino e rilanciamo. Ok. Qua rimangiato. Un altro grongo? C'è. Altro grongo. Tocca prendere questi. Altro grongo. Però aumentiamo con la taglia. Eccolo qua. Altro gronghetto. C'è attività. C'è altro quarto, piccolissimo, microscopico, cazzo. Preso in punta, meglio, e rilasciato subito. Però belle le mangiate. L'unico pesce che risponde bene d'inverno è il grongo, e in effetti stasera, se non c'erano loro, cappottavo una giornata intera a aspettare quella fatidica mangiata, e alla fine sono arrivati loro a salvarmi dal cappotto. Molto divertenti, però sono gronghi, come voi direte, tra l'altro molto piccoli. Se andavo al porto ne prendevo sicuramente di più grossi, però magari dalla spiaggia c'è un altro fascino. Spero che prima o poi arriverà la bestia, la spigola invernale a surf, io insisterò. A parte tutto, dopo questi 4 gronghi presi in pochissimi minuti, ho detto vabbè, ci sono solo i gronghi nel mio mare. Comunque ho continuato, non ho mollato mai, ed è arrivato il fatidico giorno in cui sono andato a pesca la mattina da solo con un mare formatissimo. È stata disastrosa, ho perso 4 montature nel giro di un'ora e non riuscivo a stare in pesca perché c'era veramente tanta corrente, c'erano scogli sotto e mi veniva voglia proprio di buttare le canne, di spaccarle in due e di dire basta con questa tecnica. Però poi William mi ha convinto lo stesso pomeriggio a tornare perché c'era una leggera scaduta, nemmeno troppo perché comunque il mare era sempre alto, e finalmente è successo quello che desideravo tanto da più di un anno. A fine dell'anno scorso, pochi giorni fa in realtà, è successa la magia. Ragazzi, secondo round, io ve l'ho detto che non mollo mai, è pomeriggio, lo stesso giorno di prima, ma c'era troppa corrente, troppe alghe, ho smontato subito dopo neanche un'ora. Il mare si è calmato, la corrente si è calmata, sono con William che ha appena lanciato. Io devo ancora preparare le montature, ma utilizzerò stavolta delle piramidi per essere sicuro di rimanere fermo col piombo. Speriamo bene, dai. Il colore dell'acqua è marrone, però speriamo che qualcosa giri perché ho voglia di prendere qualsiasi cosa sta casting inverno. Oggi c'è da prenderla. Sì, o io o tu, a me non importa chi. Ho fatto una montatura con 2 braccioli. Riprendiamo le scatole di vermi. Allora, sia stamattina che adesso ho il Muriddu della ZM. Personalmente i prodotti ZM l'ho trovati sempre top. Dei Muriddu tra l'altro belli, grossi. Questo ne basta uno per un amo dell'8 che ho, e invece sopra ho un amo del 6 in cui metterò un bel americano gigante, sempre ZM. Guardate che bello che è, se bello può definirsi un verme. Perfetto. Questo sul bracciolo alto. Intanto il mio trave è pronto. Ho lanciato vicino. Se pesa sto piombo? 150 grammi di piramide. Si è intrecciato sotto. Questo è quello doppio? Che dici? Tolgo? Non ci stanno granchi, non ci stanno pesci, non ci stanno alghe, meglio. E dalla spiombata che ha dato, adesso non voglio prima. Scoglio? Dimmi che te fa lo scoglio. No, ma te viene, eh? Non scogli loro. No, te sta a venire, William. È un gronco gigante, Andrea, questo.
Porca che figata! Delle volte la spigola non la senti, Io non presa 800 grammi, mi dicevano c'è, e non mi tirava neanche una testata, sono venuto sotto, mi veniva incontro. Porca miseria. Ti capita che ti viene incontro? Adesso tiri fuori una razza. Passa di mare o rombo? No, non date stato. Il rombo va di traverso, tipico. Eccola! Ma che è? Una persona? Che cazzo? Cazzo è? Una boa! Una bella boa per William. Ma tirare fuori non è facile. No, ma infatti... Spot cambiato. Le esche non me l'hanno proprio toccate. Qui abbiamo scogli più vicini, quindi magari qualche pesciaccio di scoglio possiamo prenderlo. Oh, qua ha mangiato. Forse. Non lo so. Mi ha spostato molto il piombo. Sarà stata la corrente? Boh. Non sento niente. No. Però sta andando tutto di là. No. Oh. 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 Spigola. 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 Madonna. Spigola. Sì. Col muriddu sotto. L'amo sotto, una bella spigola tra l'altro. Mamma mia che bestia! Bella! Spigola! Mamma mia! Mamma mia, spigola! Porca che cazzo di bestia! Oh, che bella! La mia spigola fine 2020 per Capodanno, sì. Ma l'avevo visto che aveva mangiato, cioè un'emozione incredibile. Con la piramide ha mangiato sul bracciolo sotto in cui avevo innescato il muriddu ZM. Vedete? Ametto dell'8 tra l'altro. Questa ragazzi la trattengo e me la mangio per Capodanno. Un pesce bellissimo, bellissimo. Un pesce del genere a surf casting ripaga da tutti i cappotti e quanti cappotti ho fatto a surf prima di prenderla. Una bella spigola sicuramente sopra il chilo, direi 1,5 kg. Mamma mia che emozione ragazzi, un pesce che ho desiderato tanto. Ci sono andato tanto questo periodo a surf e soprattutto con il mare mosso che non mi aveva dato mai un pesce importante, ed eccolo qua. Che pesce spettacolare, bellissimo, bellissimo. Con questo chiudo il 2020 nel migliore dei modi, non potevo chiedere di meglio. Mamma mia, grazie Regina, la regina del mio mare. Questa la dedico a mio padre che ha sempre cercato la spigola
Te la dedico, babbo. Questa è per te. Surf casting rod 170 grammi con piramide da 150. Io ragazzi non vi posso insegnare niente sul surf casting perché sono veramente un novellino, però ho fatto questo trave oggi con il finale corto basso, che è quello con cui l'ho presa, e Muriddu, che non deve toccare il finale sopra, che invece l'ho fatto alto con l'americano, che non è stato toccato. Questo è il mio trave della gioia, della gioia. Adesso ragazzi non ho più stimolo per continuare. Io sono contento così. Mamma mia. William dice che adesso è il cambio luce, quindi è perfetto, ma io sono già a posto così. Per me la pescata può finire qua, sono iper gasato, un pesce così grosso non lo immaginavo al surf. Però ci siamo andati, sto periodo ci siamo andati E ci andremo abbiamo ancora. sofferto, ci andremo ancora, dai, perché questa tecnica bisogna approfondirla. Ragazzi, io non sono sicuramente un esperto della tecnica del surf casting, ho tutto da imparare e voglio anche i vostri consigli, però io voglio condividere soprattutto con voi le emozioni e spero di avervela data con questo pesce che per me è stato epico, preso a fondo come volevo io, nelle condizioni che volevo. Una degna conclusione di un 2020 che è stato sfortunato per tutti, ma mi ha regalato questa gioia sul finale. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!